Inizia l'indagine di oggi. Ciao Monica, siamo qua con Selva e Edera. Ciao. Ciao, ti accompagno. Indagine cistifellea o colecisti. 5, 4, 3, 2, 1. Sia Selva che Edera hanno le mani vicine tenute a coppa. Ehm, Entrambe nelle loro mani a coppa c'è per ciascuna una coccinella. Però sono diverse le due coccinelle. Eh, Quella di Edera? Quella di Edera è metà coccinella comune, Rossa. esatto, metà è gialla. Mhm. Quella invece di Selva è prevalentemente rossa, e ha solo una piccola porzione di giallo. Allora, tutta l'analisi dei valori ce la risparmiamo, facciamo solo la vibrazione. Edera, 47 miliardi. 57, scusami, ho sbagliato. 57. 57. Selva, 68. ok. La parte gialla della coccinella quale significato ha? Una cistifellea affaticata? Sì, diciamo che è come se me lo presenta proprio un giallo un po' brutto, sai, giallo verdognolo, un po' come se fosse una bile non tanto sana. mm. Quindi sì, faticata, mm, provata e soprattutto che non sta facendo quello che naturalmente potrebbe fare. Esotericamente parlando, Monica, cos'è la cistifellea? Ecco, esotericamente mi viene una coccinella con le ali aperte, come se fosse in grado sia di camminare che di volare. Eh, Piccola, no? Così, però in realtà essenziale, cioè in grado di mangiare i parassiti. Adesso io la vedo come se fosse una mm, coccinella, no? Che è appoggiata al fegato. mm? Mhm, Però in questa visione eterica il fegato è un pino. mm? mhm. E vedo che la coccinella va a mangiare tipo la cocciniglia o altri parassiti, diciamo, del pino. mm? Quindi quando è sa, la vedo proprio così, libera, che può fare il suo, quello per cui è nata, diciamo così, quello per cui è portata, e lo fa liberamente, con gioia, volando, anche eventualmente camminando. Quando una persona ha i calcoli della cistifellea esistono dei rimedi naturali. Alcuni li conosciamo, alcuni li conosci, alcuni non li conosci. Quindi io ti chiedo semplicemente sì o no o qualcosa. Acido ursodiolo. Mi viene no. Cioè, allora, come vedo io, cioè poi sempre la mia visione, no? Cioè, quello che io vedo, no? Che quando vengono i calcoli, no? Mi fa vedere questa coccinella come se fosse tipo in un viale in cui si fa lo shopping, hai presente, no? Solo che È questa andato a fare coccinella, altro. sì, esatto, ed è pure triste e non vorrebbe neanche fare sto shopping, ok? Lo shopping depressivo, quello. Esatto, esatto.
Esatto, e lei è proprio così, è depressa, è triste. Quindi si formano, cioè anziché l'energia fluire liberamente, si formano questi condensati, no? Che sono poi i calcoli, ma dire che l'energia è impacchettata, è ferma, no? È bloccata. Mhm. Quindi io lo vedo così, che c'ha tutti questi sassolini, chiamiamoli così, no? Questi blocchetti energetici. Questo qua che mi hai indicato è come se in realtà andasse a far male sia a lei, alla coccinella, quindi non è che va a colpire solamente i suoi blocchetti, ok? Colpisce anche lei e poi vedo che è come se ricadesse, proprio tipo a ricaduta, sul fegato. Poi vedo che va un po' in giro, cioè vedo che va lei a destra, però va anche un po' a sinistra, va verso la milza e così. Quindi no. Acqua informata con scritte. Sì, quando capisci però profondamente cosa scrivere, perché deve arrivare lì dov'è la coccinella, no? Mm. Poi è piccolina la coccinella, Mhm. quindi scrivere dei messaggi proprio comunicando con questa coccinella, che siano in sintonia con la coccinella. Quali, per esempio, per Edera? Esatto, perché cambiano ovviamente per ognuno, perché Mhm. a ognuno la propria coccinella dirà delle cose. Ehm, Uno può scrivere Era, guarisci, stai bene. eh, sì, però come dirti, no? È come se prendessero un aspetto un po' più superficiale, no? Non prendi al cuore la coccinella. mm? Ehm, Ed era vedo che scrive, scelgo profondamente me stessa, eh, vado oltre i condizionamenti culturali e familiari, scelgo di essere donna fino in fondo. E Selva, che ha sofferto un po' in passato, e che ha un po' di giallo nella coccinella. Ehm, Dissolvo le pressioni culturali, eh, vedo che fa come un movimento delle spalle. Si Mi scrolla di scrollo, dosso. Mm. sì, esatto, mi scrollo di dosso i giudizi e le sentenze altrui. Ehm, Però vedo che dice anche qualcosa tipo prendo spunto dalla coccinella per volare, Mm. non solo camminare. Monica, acqua bollita 15 minuti. Sì, va bene. Fiori di Bach. Poi bisogna vedere caso per caso, no? Però, per esempio, adatti a loro due, io vedo Crab Apple e, Red Chestnut. Tutte e due, sia Edera che Per- Selva. sì, anche se poi c'è, non so, c'è una che ha Pine, penso che sia Edera. Quindi 3 Edera e 2 Selva. Mhm. Bene, lavaggio epatico di quel tizio che ha il nome che inizia con la A e il cognome che finisce con la M, che inizia con la M. Allora, eh, allora, sì, per quanto riguarda l'aspetto fisico, perché è proprio un approccio fisico, ok? Di depurazione, però comunque accompagnato
con un aspetto vibrazionale, deve essere supportato da un aspetto di approccio vibrazionale. Come? Tipo questo che abbiamo detto, dell'acqua informata, quindi di un dialogo con la cistifellea cinella. Erba cinese, Lysimachia, penso si dica, Gold Coin Grass. Allora, non lo so perché, è come se mi venisse che in Oriente magari la loro coccinella è gialla e va bene che sia gialla, ok? Invece qua per noi, comunque c'entrano anche i fattori culturali, geografici, così, no, viene così. Quindi qua no. Clistere al caffè, Eh, saltuario, digiuno intermittente o lavorare sull'alimentazione. quello sempre, cioè, sì, sì. Alimentazione a base di? Chiaramente non si può generalizzare, ok? Ehm, mm, diciamo che forse per entrambe mi viene una questione sui grassi e sugli zuccheri, ok? Come se, soprattutto per Edera, però in parte anche per Selva, ok? Ehm, ci fosse proprio una difficoltà di assimilare correttamente e di smaltire i grassi. Ok? Quindi cercare in qualche modo di contenerli oppure di alternarli bene a una parte invece più leggera, più vitaminica. Rimedi individuali, che vabbè, vuol dire tutto e niente, no? Quindi qualcosa che non si è letto a destra o a sinistra, ma si è inventato. Ma allora, dunque, per entrambi viene proprio la parola Matrix, ok? Che è ovviamente la matrice in cui noi viviamo, ma è anche la madre. Mm? Ehm, Ovvio che il gioco è fatto così, che noi siamo un bel po' dipendenti dalla madre, inizialmente perché ovviamente è una dipendenza inevitabile, Mhm. da un punto di vista fisico, da un punto di vista emotivo, tutto. Mm? Poi nel tempo noi potremmo essere totalmente indipendenti da ogni punto di vista, ma il gioco vuole che per inerzia continuiamo questa fortissima connessione energetica. Mm? Però, per esempio, sono diversi i modi in cui si esprimono queste connessioni energetiche con la madre in loro due, perché in Edera la vedo più diretta la connessione, dove c'è anche molto timore del giudizio, ok? Quindi lei proprio dovrebbe energeticamente riuscire a tagliare questa cosa per fare una vita sua. Invece per quanto riguarda Selva, è come se la madre fosse più portatrice di tutta una serie di valori culturali, ambientali. E quindi di fatto lei energeticamente sta assorbendo quelli. È come se vedessi che entrambi devono fare un lavaggio di questi tipi di legami energetici. Ehm, Allora, tutte e due hanno in mano, come vedi Edera e Selva? Come si posizionano, come una rispetto all'altra, come sono vestite, come le vedi? è come se si guardassero a vicenda, ok? Con la mano sotto il mento, posizionate una di fronte all'altra, ed è come se si rispecchiassero l'una negli occhi dell'altra e cercassero delle risposte, una negli occhi dell'altra. Allora, Edera e Selva hanno deciso di finanziare questa indagine, questa sessione doppia. Sono molto simili fisicamente, esteticamente, sono diventate molto amiche,
sono state messe in contatto grazie alle sessioni, no? Da noi. Che legame c'è? Ma Facciamo intanto mi fa come vedere che loro hanno scelto anche due nomi un po' analoghi, cioè che comunque appartengono al mondo naturale, Edera e Selva. Ed è come se mi facessero capire che mh, in un'altra vita, che però è molto attigua a questa, loro riescono a viaggiare dentro il loro corpo perché hanno compreso che il nostro corpo ospita tutto il cosmo naturale. Cioè, così come adesso hanno dialogato con la coccinella e in qualche misura anche con la coccinella con i cisti e in qualche misura anche con il fegato pino, mi fanno vedere che entrano da altre parti. In particolar modo vedo che Edera sta andando i- i- in una cavità mm, come se fosse una specie di, sì, di cono sottoterra, quella è la parte dei genitali femminili. mhm. Invece vedo Selva che sta andando verso i polmoni, che sono degli alveari con le api. Quindi è come se loro, in questa vita che in realtà è proprio comunicante con questa attuale vita, Mhm. riuscissero a comprendere che l'intero essere umano rappresenta tutto il cosmo naturale. Sono amiche in quell'altra vita? E allora le vedo come se avessero le mani aperte, con i mignoli uniti tra di loro, ok? È come se stessero. Allora, nel nostro immaginario quella sarebbe la posizione per una seduta spiritica. Mm. In realtà loro è come se stessero connettendo, ok, le loro energie per riuscire ad andare a vedere in eterico il corpo umano e scoprono la natura dentro il corpo umano, tutta la natura, tutto il globo terrestre naturale. Come si chiamano? Come si chiama Idra in questa seconda vita? Allora, eh, Petunia, E Selva? scoiattolo. Ma Sono non due nomi che possiamo. si sono dati così Mm. nel loro progetto. Perché dici continuamente vita attigua? È vicina? È vicina per vibrazione? È vicina per vibrazione e poi sì, per vibrazione, sì, sì, sì. Perché non le uniamo queste quattro Eh, vite esatto. tra di loro? Quindi fate un quadrato unito dai quattro lati del quadrato e dalle due diagonali. Mentre lo fanno, Edera ha in mano una sedia pieghevole piegata e la apre. La mette accanto a sé, la invita la madre e lo stesso fa Selva. Madre e figlia, una di fronte all'altra, di qua e una di là, e due di là. Le mani delle figlie nelle mani delle madri, le mani delle madri nelle mani delle figlie. Sento molto beneficio per la mamma di Selva. La madre di Edra l'ho vista un po' più rigida, ma quando ha visto che c'era un'altra donna di una, insomma, più matura, diciamo così, vedo che si è un po' rilassata. Ed è come se effettivamente nella mamma di Selva si stesse ricreando parzialmente, energeticamente, la sua coccinella.
Di Selva o di Edera? Scusa, mi sono perso. Il ripristino della coccinella con i cisti è per la mamma di Selva. Invece alla mamma di Edera serve molto, tipo come se fosse per diluire la sua bile, Mm. un po' troppo concentrata. Allora, il posto in cui abita Edera e la madre è fortemente a stampo religioso. Queste due seggioline con le due donne, una sopra la propria seggiolina, le trasportiamo su una riva di una spiaggia selvaggia del Madagascar, dove non c'è religione, c'è solo natura, pappagalli, lemuri, insetti bellissimi e farfalle. Sul bagnasciuga continuiamo questo dialogo madre-figlia, se vuole anche Selva con la madre, Sì, sì, anche per loro è un ottimo toccasana questo. nell'altra sponda, dall'altro lato del Sì. Madagascar. Sembra a questo punto quasi che la madre di Edra non sia più sua madre, ma sia tipo un'amica. Ed è come se iniziasse a dirgli delle confidenze, come un'amica proprio, senza giudizio, senza preoccupazione. Edera la vedo con gli occhi sgranati, come se non l'avesse mai vista, no? In questo ruolo, in questo approccio nei suoi confronti. Cosa si dicono anima anima? Partiamo da Idera. E quella che è sua madre le dice: Io sono te e tu sei me, ma non va bene. Mm. Dobbiamo cercare di essere io e tu. È come se mi facesse vedere che adesso, non so se è presente, mi viene una di quelle palline che andavano un po' di anni fa, no? In cui c'erano questi colori, che sono tutti quanti un po' amalgamati, si confondono gli uni con gli altri. Mm? Mm? Invece mi fa vedere come adesso forse sarebbe più corretto mantenere i colori separati, ok? Mhm. Cioè, come se le scelte di Edera dovessero essere le sue scelte, le scelte della madre dovessero essere le scelte della madre, eh, ma nell'amore, ok? Quindi vedo per la mamma un colore azzurro celeste, per Edera un colore giallo acceso, come se fosse una sfera, quindi comunque la sfera è unica, i due colori però si sono separati e intorno c'è come un anello luminoso che comunque le unisce, pur nel loro vissuto differente. Selva. Selva è come adesso a tratti mi sembra un po' preoccupata della fragilità della mamma. Mm? Vedo che la mamma sembra un po', sai, una di quelle foglie secche che a seconda se la muovi in maniera troppo decisa si potrebbe sgretolare. Mm? Ehm, e allora in questo senso Selva magari ha difficoltà ad avere un approccio tanto diretto con questa foglia che poi magari si sbriciola. Eh, Però è come se venisse a piovere su questo versante in cui sono loro e questa foglia vedo che si rinnova in qualche modo.
si reidrata. Ehm, ed è come se reidratandosi perdesse il vecchio, ok? Come se ci fosse una rigenerazione e tutto il vecchio che l'aveva costituita è andato trasformandosi in un qualcosa di nuovo, di fresco. E vedo che questo si collega, tipo come se fosse una specie di picciolo verde a selva e la fa sentire più forte e anche più sollevata, anche come meno condizionata da quello che la mamma le ha trasmesso, perché adesso le sta trasmettendo una nuova linfa, uno spirito di libertà. Cosa si dicono? Che messaggio si scambiano? La madre, come se dicesse, puoi fare quello che vuoi, anche qui, o se preferisci altrove, ma ti devi liberare qui e qui, quindi nella testa e nel cuore. È necessario che sia altrove. Non necessariamente, infatti, perché nel momento in cui è libera nella testa e nel cuore, può rimanere lì. Quindi non è bloccata dal posto in cui vive, Selva. Non principalmente, perché è come se in realtà mi fa vedere che nel momento in cui è libera nella testa e nel cuore, vedo che si creano delle nuove piccole strade che lei prima non aveva visto. Queste piccole strade che sono come, non so spiegarti, come dei budelli all'interno della città, si illuminano e lei percorrendole trova lì nuovi palazzi in cui sono affacciate persone nuove, con un volto nuovo, con idee nuove. Va bene, ottimo. Salutiamo le singole madri, le rispettive madri. Sì, è come se tornassero a casa loro, alle proprie case. E vediamo l'ultimo, diciamo, rimedio ai calcoli della cistifelia, la colicistectomia. Chi si sottopone, cosa può fare? Allora, ti dico, cioè non so se è una risposta, ti dico però che cosa mi viene, no? Mi viene che quando tu togli questa piccola pera, non so, sembra una pera, ehm, praticamente come se il pino fegato, eh, cioè, perdesse, da un punto di vista energetico, un supporto importantissimo, perché non ha più la coccinella che va a nutrirsi dei suoi parassiti. Mm. Per cui, adesso ti dico, queste sono valutazioni energetiche, cioè per carità non fisiche, no? Mi viene Assolutamente. come se a quel punto, quando il fegato è così, che non ha più l'aiuto della coccinella cistifellea, potrebbe arrivare una scimmia, tipo come se fosse un'entità eterica e interferente di dipendenze, Mm. ok? Ah, la scimmia. Mhm. Da Esatto. drugs, cioè da medicinali. Sì, potrebbe poi, cioè, scusatemi se sono magari non tantissimo chiara, perché arrivano tante cose, cioè nel senso che come se questo pino fosse più suscettibile a questa scimmia, no? Quindi una sì, dipendenza, come dici tu, da farmaci, perché per andare a bilanciare la cistifellea che non c'è più,
anche come se in un certo senso energeticamente la persona potesse essere più predisposta alle dipendenze Mm. di qualunque genere, anche una dipendenza affettiva, no? È come se poi, per esempio, adesso mi viene tipo, magari si acuisce la dipendenza da fumo e, e in effetti anche il fumo produce poi dei problemi al fegato, no? Mhm. Oltre che l'alcol, per esempio, no? Come se fosse più debole poi il fegato, opino. C'è poi una forma energetica, resta una forma energetica se uno si sottopone all'operazione. Il punto è che la forma energetica dentro di noi dipende molto da noi, ok? Giustamente Edera mi aveva fatto notare che gli alberi, no? Rimaneva una forma energetica anche per tanti anni quando un albero viene tagliato. Però qua, mentre appunto lì partecipa tutta la natura a mantenere la forma energetica dell'albero, qua è come se dovesse dipendere molto dall'intento, dalla volontà del singolo soggetto. Ok? Quindi se il singolo soggetto ha la volontà di mantenere questa forma energetica cistifellea, sì, altrimenti dura poco, mi viene un anno la forma Monica, energetica. la colecisti rappresenta l'agire, quindi una colecisti bloccata coi calcoli rappresenta il non essere bloccati nell'azione. Sì, perché mi viene proprio che la coccinella è molto libera, no? E agisce molto, cammina, vola, collabora con il pino, ma insomma in generale vedo che collabora con tutto il nostro mondo naturale interno del corpo. Quindi fa, non rimane ferma mai la coccinella. Mangia gli afidi. Esatto. Mhm. E quando si ferma, che significa? Che non agisce più. Sai che cosa mi viene anche? Guarda che bella cosa. Mi fa notare come la coccinella, quella che noi siamo abituati a vedere, quella più comune, no? Ha i colori invertiti rispetto alla vedova nera. Mhm. Ehm, quindi in realtà è come se quell'organino lì così piccolo fosse invece un punto importante di forza. È l'opposto della Matrix. Sì, Va bene. Selva. Facciamo due domande per Selva. Selva e la rabbia. sì, mi viene frustrazione, che è comunque una forma di rabbia, ok? Mi fa vedere come se ehm, questa sua coccinella avesse non le ali aperte, ma sempre chiuse, perché la sua coccinella più che altro può camminare, non può volare. Dovuta al fatto che lei sente di avere dei limiti in quello che può fare. Eh, però si tratta anche di due cose. Intanto che è un periodo limitato della sua vita, Mhm. ok? Sarà per Si sempre. tratta, no, assolutamente no. E in questo periodo in cui effettivamente ha un po' meno possibilità di azione libera, Mhm. lei può iniziare a fare questa coltivazione di buttare semi che poi è vero che magari germoglieranno lentamente, ma quando poi lei avrà la sua piena di nuovo libertà, eh, saranno delle piante verdi bellissime. Quindi assolutamente di iniziare adesso a seminare. Chiama i suoi figli, ovviamente anche quelli di Edera, in un Certo. cinema. Dunque Edera 3 e Selva 2, giusto? 2 Selva. Sì, Selva 2.
Sì, penso di sì, vero? Un maschio Maschio e e una la femmina. bimba. Sì. Mhm. Dunque, Chiama anche tutti gli amici gatti di Edera. certo, certo. Anche Sono Selva ne ha? tanti. Anche Selva? Sì, sì. No? Ok, Beh, Edera ne perché ha un casino. eh sì. Sì, devo dire che in particolar modo la bimba di Selva socializza molto, così con gli animali, con la natura, come se fosse più facile parlare con loro che con gli umani. In particolar modo la vedo un po' in difficoltà con gli adulti, diciamo, no? Mhm. Ehm, Perché è proprio come se ci fosse una barriera energetica. Questa bambina mi fa proprio vedere come se fosse non so, a cavallo fra i mondi, ok? Cioè Mm. noi siamo molto identificati con questo pianeta materiale, invece questa bambina non tanto, è come se fosse a cavallo con un altro mondo che è molto meno materiale di questo. E quindi è per questo che riesce meglio anche a parlare con delle forme di vita che sono meno umane, mm? E che quindi hanno un altro tipo di comunicazione, di vibrazione. E- Monica, causa esoterica dell'influenza, della febbre, della figlia di Selva e del figlio di Edera, prima della sessione ieri. mm. Poi risolte un poco, niente di... Come se loro fossero dei piccoli maghetti, ok? E volevano proprio partecipare a questa sessione tutta intera, nel suo complesso, ok? Una sessione comunque molto anche impegnativa da un punto di vista energetico, e perché loro si sono proprio messi con il loro cappellino da mago in testa. E un po' questo ovviamente energeticamente li ha un po' provati, ma niente di grave. Mm, 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 mm. Sempre Selva, fiore di Bach ai figli, per calma, per vari... Sì, sì, assolutamente, anche perché proprio la bambina ha proprio più un'efficacia di terapia energetica più che fisica, proprio per il suo essere a cavallo tra i mondi, no? È come se rispondesse meglio a queste terapie vibrazionali. E poi è molto in connessione con la natura, no? Quindi un rimedio che viene dalla natura per lei è proprio l'ideale. Anche se io avevo visto proprio per lei anche Agrimoni e mi viene anche Mimulus. Per Edera, non so se li usa, non credo, Allora, più o non meno. vedo in lei, E fa cioè nel senso che ho visto che il rescue, magari dove ci sono dei momenti un po' Rescue, rescue remedy, sì, rescue. esatto, quello di Poi c'è la emergenza, registrazione. sì. Ma Tipo, per non se so, stessa, no, mi viene tipo, i figli. deve andare dal dentista, no? Non so se davvero deve andare dal dentista, quindi quella cosa un po' angosciante, no? Per tutti i bambini, rescue. Ah, ok. Piuttosto che, sai, quando fai un nuovo inserimento scolastico, anche in quel caso, no? Che ovviamente è un po' di scombussolamento. E poi magari nello specifico Star of Bethlehem, quando c'è sì, questo cambiamento, questa destabilizzazione. Selva ha voglia di viaggiare, viaggerà, magari non adesso. No, in realtà io la vedo che viaggia anche adesso. Cioè, per Ok. esempio, a me quest'estate mi dà il viaggio. Mm? Verrà, andrà a trovare Edera. Mm, Ottimo, Come sarà l'incontro? ottimo. L'Oreale
Vedo che è come se loro quando si incontrano hanno delle ghirlande fiorite in testa e al collo. E se le Eh, scambiano. sì, esattamente. Di gioia, assoluta, quasi di beatitudine, molto puro, e quasi come se si creasse poi un collante inseparabile. C'è già, mm? Ma nel vedersi, nel poter avere anche il contatto fisico e l'energia più vicina l'una all'altra, questo collante diventa ancora più forte. E anche con i figli, vedo. Mm. Va bene, a quanto stiamo come vibrazione per Edera? Mi viene 700, così, su Mm. per giù. E Selva? Leggermente meno, 6,50. Ok. La figlia di Selva a quanto sta? 900. Il figlio? 500. Ok, la figlia grande di Edera. 5,60. Il secondo? Conda? 4,80. Terzo. 600. Ma qua non c'è nessuno bisogno di andare alle cluster o cose del genere. Sono già dati tutti qua. Eh sì. Bene, bene, torniamo alle conclusioni. Quindi, esotericamente parlando, non siamo dei medici, guardiamo le coccinelle, guardiamo gli abeti. Cosa può fare Edera? Da quello che ho capito, pratico, il lavaggio epatico è l'unica strada pesante, quella bella. Intento chiaro, fiori di Bach va bene, acqua informata sì, il resto, l'erba cinese no, clistera al caffè, lavaggio epatico, no scusa, lavaggio epatico sì, L'acido no. l'acido no, digiuno, alimentazione sì. Mm. Domanda all'anima di Edera, causa esoterica di questo suo problema fisico, con cui Allora, lei ha a che fare da. adesso esplode con io voglio amare. Chi? Eh, Se ma allora, stessa? non solo. Allora, mi dà come se ci fosse una specie di compressione, ok? Che viene sicuramente dalla madre. Credo che, insomma, culturalmente gli La sia stato situazione personale, insegnato, no? Sì. sì, che si sta con un uomo, con quell'uomo, così è. Forever. Esatto. Mm? Nel bene o nel male, Figli, fatto sto bla bla, cioè, giuramento. gente, la chiesa, in Esatto. nomine Patris. E lei è come se proprio esplodesse, come tipo un fiore che fiorisce all'improvviso, senza gradualità, e mentre fiorisce dice io voglio amare. Eh, Come se lei avesse proprio bisogno, anche come donna, di provare questo, da ogni punto di vista, di cuore, di corpo. Mm. Mm, mm, mm. Perché comunque come suo amore personale io non la vedo messa male, eh. Mhm. E Selva? Allora, allora, per quanto riguarda Selva, ehm, intanto deve capire una cosa importante, che chiamiamolo la frustrazione barra rimpianto, è una delle bugie della terza dimensione, ok? In realtà lei questa esperienza ce l'ha ed è preziosissima, solo che adesso non lo riesce a vedere quanto è preziosa l'esperienza che lei ha, che in questo momento
le sembra precluderle delle possibilità, è il contrario. Mi fa vedere che tra poco questi anni qua saranno ogni anno in cui lei ha pensato di essere un po' chiusa, un po' impedita, saranno delle pepite d'oro, Mhm. ok? Quindi questo è molto importante. E approcciare questo momento che lei sta vivendo come una pepita d'oro. Questo è essenziale. Però comunque di fare un piano d'azione con il marito affinché lei abbia proprio, mi fa vedere che traccia su un foglio un confine suo per un tempo suo, in cui lei fa ciò che è solamente per se stessa, solo ed esclusivamente per se stessa. Quindi anche un eventuale viaggio che già è stato deciso. Sì, ma deve essere pressoché quotidiana la cosa. Cioè, come se lei, magari non proprio tutti i giorni, però spesso potesse ritagliarsi un momento che è suo. Ok, messaggio finale dell'anima di Selva a Selva. Mm. Guardo verso il cielo. Mi sembra a volte cupo, mi sembra un temporale. In realtà mi rendo conto che è una pioggia che farà fiorire il mio prato, il mio giardino. Di Edera. È come se i gatti le facessero vedere e le parlassero anche, vivi di più come noi, nella spontaneità e nell'amore naturale. Il messaggio dei gatti non ci voleva. Deposito di Paperoni e Paperoni pieno di pepite d'oro, tutti e quattro ci buttiamo e facciamo un bel nuoto nelle Mm. pepite d'oro. Sì. Chi va più in profondità se ne prende di più. Ah, che carino. Appena visto un gatto di selva, tipo pupazzo, vivo. Quelli di Edera non sono così. E in fondo al deposito, sul pavimento, c'è l'ultima domanda. Chi è Lucio Carsi? L'ha chiesto Edera. Mi viene una stella. Eh, ti sei fregata con le tue stesse mani, cara. La stella Lucio Carsi della Walk of Fame. Eh. Una stella Lucio? Sì, beh, E chi è? è un riferimento, è una luce, indubbiamente. Chi è Monica? E- allora, per me è molto difficile vedere me stessa. Difficilmente io riesco a vedere me stessa. Adesso quando me l'hai chiesto ho visto la neve su una vetta. Benissimo. Abbiamo finito? Sì. Avete altre domande? No. Cioè, Ed era super soddisfatta, ma anche Selva super soddisfatta. Un po' stressata Selva, forse, la situazione. Cioè, dai tuoi capelli si vede stress. Abbiamo finito. Grazie a Selva e grazie a Edera per questa bellissima sessione e per aver ospitato anche l'indagine Gelato Alleluia o Gelato Day, dipende poi da come la chiameremo. Grazie a tutti. Ciao.